Di tutte le armature del mondo antico, la lorica segmentata è sicuramente quella che nel nostro immaginario è maggiormente legata in maniera imprescindibile alla figura del legionario romano. E questo probabilmente perché si tratta di un'armatura che è stata rappresentata in maniera esondante su uno dei monumenti celebrativi e di propaganda più famosi del mondo romano, la famosa colonna traiana. Ancor prima che da storici e da classicisti, la colonna traiana già verso la fine del 1700 venne descritta in maniera minuziosa da poeti e da scrittori di narrativa del mondo anglosassone, che così contribuirono a diffondere in tutta Europa il cliché, lo stereotipo del legionario romano sempre e comunque protetto da questo tipo di armatura, quando invece vedremo che la lorica segmentata nasce in un periodo storico molto specifico e il suo utilizzo in seno all'esercito romano dura per un lasso di tempo, per una forbice che è ben circoscritta. Ora però, prima di cominciare, vorrei ringraziare i miei amici di Res Bellica che mi hanno inviato questa riproduzione di lorica segmentata modello Calcrise così da potervela mostrare. Il nome lorica segmentata non esiste, nel senso che è un neologismo, lo abbiamo inventato noi contemporanei. Non sappiamo quale fosse il nome utilizzato dai romani per indicare questa specifica corazza, anche se a riguardo sono state avanzate delle ipotesi molto interessanti. Una, in particolare, si ispira a un passo di Ammiano Marcellino, che descrivendo il corteo di Costanzo II fa riferimento a dei cavalieri che indossano delle armature costituite da laminarum circulis tenues apti flexibus, ovvero cerchi di lamina metallica sottile che sono capaci di flettersi, di piegarsi, di seguire l'andamento del corpo. Ora, questi cavalieri vengono chiamati da Ammiano clibanari e dunque è stato proposto di utilizzare il termine clibanon, un termine greco, che ritroviamo oltretutto anche in testi successivi bizantini in relazione a delle corazze, per indicare la lorica segmentata. Per quanto affascinante, questa tesi però non è scevra da zone d'ombra e punti interrogativi. Noi sappiamo che clibanari è un sinonimo di catafratti. In ogni caso ci si riferisce a una cavalleria pesante di stampo indo-iranico, che viene assimilata dal mondo ellenistico seleucide e da questo traslata al mondo romano. Le raffigurazioni di catafratti o clibanari del mondo indo-iranico ci mostrano, quando sono ben riconoscibili, dei combattenti a cavallo che sembrano indossare delle armature però costituite da tante piccole lamelle metalliche o da tante squame, non da delle bande orizzontali ampie. Oltretutto c'è anche un altro dato da considerare: il termine circulis può essere tradotto come cerchi, ma anche come anelli, quindi andando magari a indicare forse una sorta di cotta di maglia. Quindi diciamo che il contesto è molto variegato, aperto a molte interpretazioni. Oltretutto dobbiamo considerare che la lorica segmentata è un'armatura che nel mondo romano sembra propria della fanteria, non della cavalleria, anche se in un rilievo di Arlon in Belgio, datato al I secolo d.C., sono raffigurati dei cavalieri che evidentemente hanno perlomeno gli spallacci che sono quelli di una lorica segmentata. Un altro termine che è stato proposto è quello di lorica laminata o lamminata, facendo riferimento al termine laminae, che è stato ritrovato in un papiro che fa riferimento a una fornitura o a una fabbricazione di queste lamine in seno all'ambito militare. Va detto che però non è esplicitato a che cosa servano queste lamine metalliche e d'altra parte sostituire un neologismo, lorica segmentata, con un altro neologismo, lorica laminata o lamminata, non sembra metodologicamente particolarmente corretto. Per assurdo, forse vedremo che proprio il clibanon di cui si è parlato prima può essere in qualche modo un'ipotesi più probabile, perché vedremo che in un qualche modo il legame tra questa corazza e il mondo indo-iranico, il mondo delle steppe, non è poi così peregrino.
La lorica segmentata è costituita da tutta una serie di lamine ricurve in ferro acciaioso assemblate tra loro che vanno a costituire due valve che si chiudono attorno ai fianchi del guerriero e vanno a serrarsi di fronte e sul retro mediante un sistema di fibbie in ottone fissate sulla superficie di ferro con dei rivetti in bronzo e fettucce di cuoio. Gli spallacci vanno a completare la struttura dell'armatura non solo come elemento di difesa, ma anche come elemento costituente della struttura e della chiusura dell'armatura. Infatti anche loro sono fissati sul davanti e sul retro mediante il sistema di fibbie e fettucce. Lo spessore delle lamine varia da uno 0,7 mm per le lamine del corpo e un 3 mm per quanto riguarda le lamine degli spallacci, che si riduce nei modelli di lorica segmentata più recenti a 1 millimetro. Il peso complessivo dell'armatura si aggira tra gli 8 e i 9 kg, quindi di fatto è un'armatura relativamente leggera se paragonata alla lorica amata, la cotta di maglia, il cui peso poteva variare tra i 9 e addirittura i 16 kg. Certo, per venire indossata in maniera confortevole va indossata non come la sto portando io, che la sto indossando semplicemente sopra la tunica, ma andrebbe indossata sopra un toromaco. Un toromaco è una sorta di giubba imbottita che poteva essere in cuoio oppure in stoffa, che veniva trapuntata e imbottita appunto all'interno per aiutare a distribuire il peso dell'armatura in maniera migliore, perché non gravasse eccessivamente sulle spalle del combattente, per renderla appunto più confortevole da portare. C'è una leggenda metropolitana, relativamente alla lorica segmentata, che vuole che le operazioni di genio militare mostrate sulla colonna traiana non possano essere portate avanti con una lorica segmentata di ferro, da cui tutta una serie di ipotesi relative all'esistenza di lorica segmentata non solo in ferro, ma anche una lorica segmentata in materiali deperibili. Non voglio addentrarmi nella questione perché è un noto ginepraio, mi limito a dire che in realtà i movimenti mostrati sulla colonna traiana sono assolutamente fattibili con un'armatura di questo tipo. Ripeto, io ora la sto indossando oltretutto non nella maniera più comoda possibile, non nella maniera corretta, ma non ho nessun problema a fare moltissimi movimenti. Soprattutto uno dei gesti che è stato indicato come impossibile da portare avanti con questa armatura, che è il portare delle ceste di vimini piene di terra sopra il capo, in realtà è assolutamente fattibile con un'armatura di questo tipo. D'altra parte bisogna considerare che si tratta di un'armatura che era costruita per dei combattenti, che dovevano porsi in posizione di guardia, difendersi con lo scudo, portare dei colpi anche con lo scudo e dei colpi con il gladio, sia di punta che di taglio. Quindi non poteva essere un'armatura che inibiva eccessivamente il combattente. I modelli più antichi di lorica segmentata sono stati ritrovati in Germania. Le prime evidenze archeologiche provengono dal sito di Dangstetten. Purtroppo però si tratta di frammenti che non consentono il ricostruire un modello specifico. I primi modelli effettivamente ricostruiti provengono da un altro sito sempre in Germania, quello di Kalkriese, che è legato alla famosa Clades Variana, il massacro della selva di Teutoburgo. Si tratta di due modelli ricostruiti, uno è quello che sto indossando io e un altro invece appartiene a una categoria probabilmente più arcaica, a un modello forse primigenio di lorica segmentata romana, che potete vedere qua in un disegno, sempre ricostruito da res bellica, in questo caso con l'aiuto imprescindibile del grande artigiano Francesco Galluccio, e che appunto rispetto all'armatura che sto indossando io ha degli spallacci che sono evidentemente più ridotti. Vedremo poi invece che nei modelli anche successivi di lorica segmentata gli spallacci diventeranno sempre più importanti. Modelli successivi di lorica segmentata, che ci saranno nel I secolo d.C. avanzato e poi nel II secolo d.C., sono quelli di Corbridge e di Newstead,
chiamati così per i siti di ritrovamento in Britannia, e il cambiamento al quale va incontro la lorica segmentata è principalmente relativo al sistema di chiusura. Il sistema a fibbie e fettucce di cuoio viene progressivamente sostituito con un sistema di ganci metallici per rendere la chiusura più solida e per scongiurare le rotture che potevano avvenire in combattimento o anche semplicemente durante il trasporto e che necessitavano chiaramente di una riparazione che poteva essere anche complessa. Andando avanti vedremo un ulteriore modello di lorica segmentata, abbastanza tardo, quindi tra il secondo e il terzo secolo, la prima metà del terzo secolo d.C., che è il modello di Alba Iulia, che è contraddistinto dalla presenza di una manica, quindi un ulteriore elemento che va a rendere ancora più protettiva la lorica segmentata e che va a proteggere il braccio armato del combattente. Un elemento sempre costituito da bande ricurve di ferro che fasciavano tutto il braccio armato, che essendo quello che si proiettava oltre allo scudo per colpire, per portare i colpi con il gladio, poteva effettivamente essere oggetto di attacchi da parte del nemico. Ma qual è l'origine della lorica segmentata? Secondo alcuni andrebbe cercato un parallelo tra questa corazza e quella indossata dai crupellari, dei gladiatori celtici schierati sul campo di battaglia dai ribelli Giulio Floro e Giulio Sacroviro durante la rivolta gallo-romana del 21 d.C. Ed effettivamente il termine utilizzato da Tacito per indicare la struttura della corazza di questi gladiatori è laminae. Si ritorna quindi al concetto di lamina, lastra, banda metallica. Oltretutto vi è anche un bronzetto ritrovato in Gallia Transalpina che, secondo alcuni archeologi, potrebbe rappresentare un crupellario, che mostra un individuo con sul capo un elmo molto ingombrante e appariscente, ma sul resto del corpo tutta una serie di elementi protettivi che sembrano effettivamente costituiti da bande metalliche orizzontali. Le similitudini però terminano qui. Infatti Tacito descrive dei combattenti che sono sì impervi a ricevere i colpi, ma contemporaneamente sono immensamente goffi nel portarli. Addirittura l'autore dice che a un certo punto i legionari utilizzano delle pertiche per buttare a terra i crupellari e che i gladiatori, una volta crollati sul terreno, sono talmente tanto gravati dal peso delle loro armature da non riuscire più a rialzarsi. Quindi siamo evidentemente davanti a tutta una serie di elementi che non possono essere compatibili con la lorica segmentata. Inoltre, dobbiamo anche ricordare che la rivolta di Sagroviro e Floro è appunto del 21 d.C., mentre noi sappiamo per certo che già nel 9 a.C. la lorica segmentata era utilizzata all'interno della macchina bellica romana. Se vogliamo cercare l'origine di questa corazza, forse possiamo trovarla non tanto in Gallia Transalpina, quanto nel vicino Oriente, o meglio nel punto di contatto tra il mondo vicino orientale e quello ellenistico e quello greco, in particolare nell'ambito seleucide. Noi troviamo infatti diverse raffigurazioni in bronzetti di guerrieri seleucidi che indossano delle armature che evidentemente, perlomeno per quanto riguarda le braccia e le gambe, sono costituite da bande di ferro orizzontali, da lamine metalliche, circuli, no? Degli elementi che si ritrovano anche presso i catafratti raffigurati dalle popolazioni indo-iraniche, e qui ci si può ricollegare all'idea del Clibanon, dei clibanari descritti da Ammiano Marcellino. In particolare poi vediamo in uno di questi bronzetti seleucidi un elemento che sembra di chiusura sul petto del combattente, tra il collo e lo sterno, e sebbene il petto e l'addome non mostrino delle bande orizzontali metalliche, è facile trovare un parallelo tra quell'elemento e questa chiusura che c'è sulla lorica segmentata romana. Va detto poi che abbiamo anche un'evidenza archeologica. Mark Bishop parla di tutta una serie di elementi che sono stati ritrovati a Pergamo che sembrano effettivamente componenti di un prototipo di lorica segmentata.
Non è assolutamente strano, se ci pensiamo, che questo tipo di armatura sia nata, sia stata concepita e abbia mosso i suoi primi passi in un mondo che vedeva il contatto tra l'Occidente e l'Oriente, e questo su base funzionale. E adesso andiamo a vedere il perché. Qual è l'idea alla base della lorica segmentata? Qual è la funzione principale per la quale viene ideata un'armatura strutturata in questa maniera? Secondo Mark Bishop, uno dei vari motivi che porta alla nascita della lorica segmentata è la volontà di tutelare i legionari da ampi fendenti portati dall'alto verso il basso con delle spade. Ed effettivamente gli spallacci della lorica segmentata sembrano proprio concepiti per qualcosa del genere. Va ricordato però che gli spallacci sono un elemento che la segmentata eredita da armature precedenti. Li vediamo già negli Humeralia della Lorica Amata, la cotta di maglia, e ancor prima li vediamo nella Linothorax e nella Spolas. Dobbiamo considerare quindi che tutelare le spalle e le clavicole è una volontà che si vede, si nota nella strutturazione delle armature dell'Evo antico già molto prima della nascita della lorica segmentata. Oltretutto questi grandi colpi passanti dei quali parla Bishop, egli li mette in relazione con la scherma delle popolazioni germaniche. E infatti, secondo lui, la lorica segmentata nasce proprio in funzione di tutta l'impresa transrenana di Augusto, l'istituzione della provincia della Germania Magna. Eppure, in questa affermazione, Bishop si dimentica di fare una considerazione molto importante, ovvero che le spade nella panoplia dei popoli germanici ricoprivano una posizione estremamente elitaria, di conseguenza erano molto poche. Non solo. Tra le spade che venivano utilizzate dai germani tra la fine del I secolo a.C. e tutto il I secolo d.C., le lame lunghe, simili alle spade celtiche Laten D, e che potevano effettivamente essere utilizzate per portare ampi fendenti dall'alto verso il basso, erano una parte minima. La maggioranza delle spade germaniche rispondevano al modello detto Hiebschwert, che era fondamentalmente un grosso coltellaccio, che difficilmente poteva essere utilizzato per portare ampi colpi passanti dall'alto verso il basso. Di fatto, l'arma più diffusa presso le popolazioni germaniche e che quindi condizionava l'approccio al combattimento delle masse dei guerrieri germanici era un'altra, questa. Tacito la chiama framea e la descrive come una lancia corta, dal ferro stretto e corto, dice, e che veniva utilizzata dai guerrieri germanici in più modi. Poteva essere scagliata come un giavellotto, poteva essere utilizzata in corpo a corpo per portare degli attacchi di punta, sia sotto mano sia sopramano. Di fatto si tratta di un'arma molto povera e molto semplice. Tacito a volte accenna anche al fatto che alcune framee sono costituite esclusivamente di legno, con la punta indurita sul fuoco, senza nemmeno la componente metallica. Un'arma molto povera che evidentemente non poteva aver causato una corsa tecnologica agli armamenti che porta alla nascita della lorica segmentata. Lance di questo tipo, anche migliori, erano comuni nell'armamento dei popoli di praticamente tutta l'Europa, che i romani avevano già affrontato più e più volte. Di fatto, quindi, tutta la teoria degli ampi fendenti portata con le spade tende ad essere un po' debole. C'è stato addirittura qualcuno, dei dilettanti, che hanno provato a estremizzare e esasperare ancora di più la tesi di Bishop, dicendo che la lorica segmentata nasce per tutelare i legionari dai colpi portati non tanto dalle spade, ma dalle grosse, pesanti armi da spacco dei germani. Tacito, parlando dell'armamento dei germani, oltre che sottolineare che l'arma più diffusa è appunto la framea, è vero, accenna all'uso dei fustis, le clave, che secondo lui però sono un'arma specifica degli Aesti, una popolazione che forse non era nemmeno germanica ma proto-baltica.
Sono state trovate alcune clave nelle torbiere della Danimarca. Si tratta comunque di nuovo di un elemento minoritario e che comunque è condizionato dalla carenza totale di ferro. Quando un guerriero germanico aveva anche un po' di ferro, si costruiva una lancia. Certo non combatteva normalmente, abitualmente, con delle clave. Anche perché bisogna considerare questo, altri elementi relativi al panorama delle armi da spacco che si trovano in ambito germanico sono molto successive all'introduzione della lorica segmentata. Sono probabilmente una conseguenza della lorica segmentata, ma non è questa armatura che nasce per tutelarsi contro le armi da spacco dei germani, ma sono i germani che cominciano a un certo punto ad utilizzare armi da spacco per confrontarsi con questo tipo e altri tipi di armature pesanti. Questa è la riproduzione di una scure da guerra ritrovata in una sepoltura quada, un popolo germanico affine ai Marcomanni, in Repubblica Ceca a Bliskovice. L'ho fatta realizzare io da Res Bellica, che ringrazio ancora, e si tratta di una lama un po' atipica, va detto. Questa è lunga 21,5, ma in realtà normalmente le scuri germaniche di questo tipo sono per lo più solitamente di media lunghe 14, quindi si tratta di lame un po' più corte. Si tratta di un'arma che può essere impugnata con una mano, certo questa è molto pesante ed è atipica, però io che non sono un Marco Antonio, anche se ho un po' di difficoltà di recupero, riesco a vibrare. Armi più corte sicuramente potevano essere usate in maniera molto agevole con una mano sola. Bene, queste armi nascono alla fine del I secolo d.C., si affermano nel secondo e continuano fino al III secolo d.C. Saranno molto popolari tra i Quadi, tra i Marcomanni, in particolare tra i Burgundi e gli Alamanni. Ma si tratta quindi di armi che nascono proprio in un secondo tempo, quando i Germani, dopo tutto il I secolo d.C., si sono dovuti confrontare con un esercito romano equipaggiato con corazze molto resistenti, contro le quali evidentemente la Framea poteva fare poco. Da est poi erano giunti i Sarmati e le popolazioni sarmatiche cominciano a giungere in numero sempre superiore, a premere sul mondo germanico, e i Sarmati hanno una cavalleria pesante che è equipaggiata con corazze pesanti, corazze a scaglie di metallo spesso, di conseguenza di nuovo armi da spacco. Ma ovviamente, come ho già ripetuto, non è certo questa armatura che nasce per tutelarsi contro le armi da spacco, ma sono le armi da spacco che sono appunto da spacco che nascono per spaccare armature di questo tipo e per ferire gravemente il legionario che le indossa, anche se magari non raggiungono la pelle, ma perché riescono comunque a colpire, a deformare e a ferire con l'armatura stessa che si piega e si deforma il corpo dell'avversario. D'altra parte, chi conosce un po' la storia militare del mondo sa che nel vicino Oriente antico è proprio lì che nascono le prime asce da guerra, le prime mazze ferrate, ma perché proprio è in quel contesto che nascono le prime armature lamellari pesanti e a scaglie. Di conseguenza, per spaccare delle armature pesanti è necessario utilizzare delle armi da spacco. A questo punto, però, se è questa sicuramente una tesi che non regge, quindi se sicuramente non c'è nesso tra queste armi germaniche e il mondo germanico in generale e la necessità dei romani di portare avanti un progetto come quello che porta alla lorica segmentata. Dov'è l'origine della lorica segmentata? E effettivamente ne abbiamo già parlato. È il vicino Oriente. Ma l'adozione da parte dei romani, che appunto non inventano ma migliorano un modello che è già presente nel mondo ellenistico, nel mondo seleucide, è dovuta a un trauma che avviene nel 53 a.C. Nel 53 a.C. Marco Licinio Crasso porta un esercito enorme, 7 legioni, quindi parliamo grosso modo di 35.000 uomini, più 4.000 fanti leggeri, più 4.000 cavalieri ausiliari gallici nelle terre dei Parti, per portare avanti una campagna contro i Parti che potesse rivaleggiare
con quella di Cesare in Gallia, che già appunto si stava approntando, che si stava portando avanti. Crasso viene sconfitto in maniera ignominiosa da un esercito partico che conta 10.000 uomini, che è praticamente un quarto del suo. E questo come mai? Come avviene? Plutarco lo scrive chiaramente nelle vite parallele, nella vita di Crasso, dice che i legionari di Crasso vengono falcidiati dalle frecce dei parti, che riescono ad attraversare qualunque tipo di protezione, scrive Plutarco, morbida o dura che fosse, e a spaccare le armature. Entra proprio nel dettaglio, dice che le frecce dei parti bucano le armature dei romani. Contemporaneamente nota che i giavellotti degli ausiliari gallici, le lance degli ausiliari gallici di cavalleria di Crasso rimbalzano contro le armature pesanti dei catafratti partici. Da questo trauma tremendo nasce la volontà evidente da parte dei romani di concepire un'armatura che fosse in grado di resistere alle frecce scagliate con un arco composito riflesso, come quello dei Parti, quello dei Sarmati, degli Sciti, e che fosse in grado quindi di rendere i legionari concorrenziali contro un nemico sfuggente, quali erano gli arcieri a cavallo dei Parti, ma in generale di tutti i popoli indo-iranici. Ora, qualcuno può obiettare dicendo che le loriche segmentate però si ritrovano principalmente in Nord Europa. Come mai? Beh, certo, il fatto che un'armatura sia efficiente ed efficace in particolare contro un nemico e contro un'arma particolare non significa che non possa essere impiegata in altri scenari, perché se la lorica segmentata riusciva probabilmente a reggere contro le frecce dalla punta bilobata e trilobata scagliate dagli archi riflessi dei Parti, contro le framee dei Germani doveva rendere ancor meglio, rendere veramente i guerrieri romani imbattibili, e infatti proprio per quello i Germani devono ricorrere ad altri mezzi. Ecco dunque quindi qual è probabilmente la genesi della lorica segmentata, qual è la sua origine e perché viene adottata dai romani, e tutto, bene o male, riusciamo a circostanziarlo al mondo vicino orientale, alla cerniera tra Occidente e Oriente. Perché a questo punto invece la lorica segmentata viene abbandonata? Per tutta una serie di motivi. Perché sebbene sicuramente un altro punto di forza era la produzione, perché produrre tutta una serie di bande metalliche che poi venivano sicuramente assemblate è comunque molto più semplice e veloce che comporre tutti gli anellini di una cotta di maglia e rivettarli uno per uno. Dall'altro lato, se una cotta di maglia si danneggiava, era molto più semplice da riparare, mentre il danno su una delle bande di una lorica segmentata necessitava decisamente un intervento che non poteva essere portato avanti direttamente solo dal legionario, ma probabilmente doveva essere un intervento abbastanza complesso, mentre invece riparare una cotta di maglia è relativamente semplice, magari senza ricorrere subito alla rivettatura, ma comunque può essere qualcosa che un legionario può fare velocemente, relativamente velocemente. Oltretutto va considerata anche un'altra cosa, la manutenzione e la ruggine. Bishop sottolinea che la manutenzione della lorica segmentata doveva essere decisamente lunga e dispendiosa. Già solo pensare al quantitativo di grasso, di lubrificante necessario per tutelarla dalla ruggine è qualcosa di notevole. Oltretutto bisogna considerare questo: mentre la lorica amata, la cotta di maglia, si proteggeva da sola dalla ruggine, perché semplicemente camminando lo sfregamento tra gli anelli aiutava a prevenirla, in questo caso non solo bisognava appunto portare avanti una manutenzione serrata dello strumento, ma un minimo di ruggine che si formava magari nell'intercapedine tra una
banda metallica o l'altra, poteva mettere in predicato tutto il movimento dell'armatura e in qualche modo poteva bloccare il combattente o creargli delle gravi difficoltà, sia a indossare l'armatura, ma sia proprio a muoversi sul campo di battaglia. Tutti questi fattori evidentemente portano, con il tempo, a rendere la lorica segmentata un modello che sicuramente è efficiente, ma ha tutta una serie di lati negativi che sono difficili da accettare e da gestire, ed è per questo che con la metà del III secolo d.C. la lorica segmentata viene abbandonata. Tornerà la lorica amata, la cotta di maglia, che non era mai stata messa in disuso, aveva continuato a essere utilizzata accanto alla sua sorella. Tornerà la lorica amata ad essere la regina dei campi di battaglia tra le armature. Bene, se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.